Ciao a tutti, siamo Davide e Franco. Allora oggi andremo a fare la fase successiva della picagna del signor Nana Gianluca. Sì, adesso la andiamo a sciacquare, è quella che ci ha lasciato qua da provare a fare noi, no? La carne ce l'ha fornita lui. Sì, vi ricordo che abbiamo fatto il video della salatura e avevamo deciso per i giorni, che c'era un po' di indecisione, avevamo deciso per 2 giorni e mezzo. Esatto. E questi sono passati alla fine anche 3, perché abbiamo passato la mezza giornata, è stato 3 giorni sotto sale. L'ha preso perché ovviamente ha cambiato colore, adesso non so se si vede, ma ha cambiato colore, quindi direi E si era assodato. Si era assodato bene. Quindi il sale l'ha preso. Quindi adesso la prima fase è sciacquarlo. Andiamo a sciacquarlo col vino, dopo vediamo un po' di pepe, un po' di condimento sopra, poi dopo la imbudelliamo, no? Sì. Perché la sciacquiamo col vino e non con l'acqua? Perché il vino è un disinfettante, diciamo, è un po' un disinfettante. Disinfettante, conservante, c'è dentro gli zuccheri, insomma. La semplice acqua è un po'... No, si era sodata bene, si era sodata. Adesso andiamo anche ad asciugarlo, dico bene. Sì. Perfetto, questo è per te. Troppo. Bisogna fare economia il giorno d'oggi. Sì. No, questo qua lo prendiamo, l'appoggio di Appoggia un po' dietro, sì. Dopo andiamo al lavaggio. Questo qui. Bene. Ecco, vi ricordo che durante la salatura è stato massaggiato, sparso bene il sale, insomma girato sotto sopra, massaggiato. In questi 3 giorni l'ho un po' coccolato e questo è il risultato. Lo teniamo da parte perché per imbudellarlo Franco ha preso la pelletta gentilmente fornita dalla Bunat che... Loro commerciano in budelli, hanno qualsiasi tipologia di budello, anche perché è un'azienda. Praticamente la pelletta di sugna va stesa, dopo va tirata con una spatola. Diciamo torna elastica perché poi viene sciacquata un po' con acqua calda, quindi si dà un po' di elasticità e poi dopo questa qua viene utilizzata per avvolgere poi la picagna. Viene molto utilizzata anche nelle pancette, nelle coppe più che altro. Nelle coppe, nella anche... coppa piacentina, coppa che fanno sul cremasco, cremonese. È un bel genere. C'è da dire che questa qui non ha molta lunghezza, massimo 6-8 mesi. Che passati 8 mesi non è un budello, è come se fosse un budello, però è attaccata dall'acaro, dal ruffino. Quindi il ruffino, l'acaro del budello la mangia fuori. Il ruffino è quello che fa con la polverina. Esatto, è quello che mangia il budello, trovate la polverina per terra, se ce l'avete siete rovinati, perché non lo tirate più via. E quindi lui arriva a mangiare il budello, pian pianino vi entra dentro nei salumi. Quindi è una tipologia di insacco che è meglio non superare gli 8 mesi. Okay. Oppure si può superare gli 8 mesi, ma c'è da metterla sotto vuoto in frigo o in celle refrigerate. Sì. Che a temperatura ambiente crea questi problemi qua. Vabbè, andiamo? Sì. Niente, allora mettiamo la parte magra sotto, così, e poi dopo cerchiamo un attimino, ecco, secondo me con uno non ci riusciamo mica, gliene diamo 2. Che proprio la tirate come volete, la tirate. Con uno non si riesce perché sono un po' piccolina a dire la verità, comunque ce l'abbiamo e non è un problema. Basta stenderla, poi la parte grassa sempre verso l'alto, direi che adesso facciamo al contrario. Vedi com'è stato voluto. Sì, ma bella, sì, io la uso per coprire le bresaole. Cioè, alla Labunat adesso si trova, però ci sono dei periodi che si fa fatica. Si fa.
Quindi siamo andati a coprire ancora ulteriormente il macro. Sì, insomma, questo qui è un po', ce l'ha ancora tempo che tiriamo via un po' qua, che gli diamo una formina un po'. Adesso devo prendere la colla. Sì. Un po' di attack. Bene, direi di fargli l'imbrigliatura. Sì. No? Vediamo se riesco a fare quello che voglio io. E fare a 4 Sì. Sì. Si scivola come chissà cosa, ma va bene. Beh, l'impalcatura serve poi per appenderlo, Sì, sì. per non fare dei buchi e per tenere un po' attaccata anche la pelletta, diciamo. Allora, facciamo così. La mettiamo giù, adesso andiamo a dargli un rinforzino prendendo le corde laterali. Sì. È una cosa che è meglio fare da soli. Sì, no, più che altro si scivola perché avendo il banco d'acciaio. Abbiamo deciso di lasciare il banco d'acciaio per sì. stendere la pelletta. Sì. Comunque va bene, sì. Beh. Pronta la piccagna, adesso Adesso gli andiamo a dare qualche corda di imbrigliatura laterale. trasversale. Sì, per dargli un po' una forma arrotondata. Allora, usiamo quella un po' più piccola. Sì. Non ha senso usare quella lì un po' più grossina. In ogni modo, anche queste corde, tutte queste cosine qua che noi utilizziamo, le trovate là alla Labunat. Sì. Tubi per arrosti, cioè proprio quello che voi pensate che al norcino serve, loro ce l'hanno. Mi chiedete sempre la corda elastica, anche le reti per gli arrosti, i forini per fare i fori ai salami. Trovate un po' di tutto là. No, un po', tutto. Sì, è un'industria, la Labunat è un'industria, punto. Cioè, sono i numeri uno in Italia, cioè c'è poco da fare. Adesso intanto che tu leghi ti chiedo, in base alle nostre usanze, no? Un pezzo del genere, secondo me 90-100 giorni sono sufficienti di stagionatura, perché non è poi tanto grosso. Non lo so, perché ti dico, io la picagna non l'ho mai fatta, ho sempre visto farla, vedo tanta gente sul gruppo che la fa e è un bel genere, perché è buona, abbiamo assaggiato anche quella di Gianluca, era Molto buona, sì. Sì, era eccezionale, quindi. Questa però noi l'abbiamo condita a nostro piacere. Qui l'abbiamo fatta a nostro piacere, con la, diciamo, la regola modenese. Diciamo. Poi lui, come differenza, le sue picagne le copre solo sopra, il grasso lo lascia scoperto. Ecco, noi invece abbiamo provato a fare tutto chiuso, che senz'altro male non gli fa di sicuro. Vabbè, comunque la teniamo monitorata e poi dopo Sì, sappiate che quando è pronta andiamo poi di assaggio, dobbiamo assolutamente richiamare Gianluca dalle nostre parti, se no sarebbe bello andarla da lui. C'è andare fino alla Spezia? Sì, però magari ci offre anche il pranzo, una costaiola, non so. Ci sto, se per quello lì ci sto. So che lui non è tanto per le costine, più per la carne, però sì. Sì, ho visto che lui le costine le detesta, soprattutto quelle alla griglia. Andiamo a raddrizzarla un attimino perché dietro c'è qualche cordina storta, insomma gliel'ha dato una raddrizzata, una aggiustatina. Sì, per dargli un po' di forma, ecco. Guarda, taglio professionale, insaccamento professionale. Beh, insomma, professionale. No, è perfetto.
Sì. Dopo casomai gli date una giustatina qui, ma dopo pian pianino quando si asciuga non la vedete più. Sì. Che proprio si incolla al budello e non lo vedete più. Foratina? Sì, assolutamente sì. Soprattutto la parte sotto. Sì, naturalmente i fori servono per far uscire aria e acqua dalla pelletta, e comunque se avete visto abbiamo sciacquato col vino, insomma, così un po' dovrà perdere. Poi l'acqua man mano che va avanti la stagionatura lui un po' cala, poi vedrete anche l'impalcatura che diventa tutta morbida, sì. tutta la legatura. Balla. Va bene? Sì. Picagna legata, potevamo metterla in rete, invece il bello della roba fatta in casa è vedere che è proprio fatta non perfetta e manuale, no? Bene, allora adesso si fa una bella asciugatura. Sì. Quando anche qua non c'è un giorno, 2 o 3 giorni, quando sentite che la pelletta è asciutta, non è più umida, non è più bagnata, Soprattutto sotto ci passate la mano, sentite proprio che è un po' asciutta e secca, la mano scivola, dice Giorgino che deve scricchiolare. Esatto. Dice che deve scricchiolare, potete metterla in stagionatura. Comunque l'asciugatura adesso a questa temperatura qua siamo a 18-19 gradi, è una temperatura che va piuttosto bene. Sì, okay? va da Dio proprio. Allora, può capitare che asciughi tanto subito la parte sopra che è più magra e quella sotto no. Sì, dici che In quei casi lì, quando vedo che asciuga molto sopra e sotto no, gli prendo del pepe in polvere, proprio polvere, e glielo do sotto perché aiuta ad asciugare. In più tiene lontano anche i parassiti, perché quando c'è del bagnato i parassiti, cioè tipo mosche, moscerini, eccetera, sono nozze. Dandogli la pepata sotto li tenete anche lontano, sempre nella parte dove c'è umida, no? Perché se sopra è asciugato ovviamente si fa senza. Bene, allora adesso noi mettiamo l'asciugatura, direi che ci possiamo vedere a fine stagionatura, a fine stagionatura che come dicevo sarà fra 90 giorni, 100 giorni, poi vediamo strada facendo, potrebbe essere anche meno, potrebbe essere anche di più, non avendola mai fatta non abbiamo idea, però dalle dimensioni poi bisogna poi sempre vedere a cosa si vuole arrivare. Sì, no, dopo c'è da dire che quelle che si trovano in giro non le mettono nel budello. Fanno prima. Esatto, le impepano e le lasciano attaccate così tale quali. Noi le abbiamo messe nel budello, insomma, presumibilmente va più avanti. Vabbè, dai, ti teniamo aggiornati. Direi che ci vediamo fra un po', dai, quando saremo pronti per la prova assaggio. Va bene, allora intanto ringrazio Gianluca che ci ha dato la carne, Gianluca Nana, datelo a seguire su TikTok, su Instagram e anche su YouTube, che è un nuovo canale, cercate Gianluca Nana, lo trovate, se vi iscrivete così, poi noi già collaboriamo con i canali e se ci troviamo facciamo altre cose, magari andiamo anche noi da lui a vedere un po' di carne cotta, così vediamo, impariamo qualcosa. Sì, andiamo a imparare qualcosa di diverso. E mettete il mi piace, vi ricordo anche il gruppo Facebook Salumi Italiani, i segreti del Norcino, e iscrivetevi anche lì, che lì ci sono tante ricette. Ci siamo noi due, Sì, ci sono anche tanti altri. Ci sono anche gli altri, c'è Jimmy, Fadi, Massi, Adriano e tutti gli amministratori moderatori. Poi avete visto anche il video delle chiacchiere a tavola a casa sua, insomma sì, gente importante. Ci divertiamo e l'esperienza insomma ce la siamo fatte sul campo di battaglia, non con delle chiacchiere. Gente importante che si occupa di questo ambito, di questa nicchia di prodotto fatto in casa. Va bene, dai, allora mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi sugli altri social e ci possiamo vedere la prossima video ricetta o video salume, vedremo. Ok? Ciao.